Giulietto Chiesa per pandoratv.it, da Mosca occasionalmente, ma è il posto migliore per commentare il viaggio di Putin in Vietnam a Da Nang in occasione della PEC che si è concluso praticamente oggi. Tutti hanno parlato di questo fantomatico incontro diretto tra Putin e Trump, che sarebbe stato il secondo dopo quello di Amburgo della scorsa estate. Non c'è stato l'incontro, non c'è stato perché a quanto pare il povero Trump non può muovere un passo senza che a Washington, alle sue spalle, ci sia qualche nuova lotta, qualche nuova indiscrezione, qualche nuova fake news che lo inchioda sulla croce russa del Russiagate, anche lì voci di rapporti commerciali, di ministri americani con la Russia, eccetera, eccetera, addirittura di parentele di Putin nei confronti insieme alla famiglia Trump, tutte cose naturalmente inventate dai servizi segreti e da quelli che lavorano per i servizi segreti americani. L'incontro di Putin con Putin in quel di Da Nang dunque non c'è stato. Putin nella conferenza stampa finale ha parlato di questioni procedurali e di protocollo del tipo dove lo facciamo l'incontro, ma non hanno parlato direttamente loro, hanno parlato i loro collaboratori, dove lo facciamo l'incontro, da te o da me, nel tuo ufficio, nel tuo albergo, nella tua legazione o da un'altra parte, ma naturalmente questi erano pretesti. Trump non voleva incontrare Putin evidentemente per non dare luogo a ulteriori, diciamo così, indiscrezioni sul suo conto. Invece è certo che Putin lo voleva e anche scherzando nella conferenza stampa ha fatto capire che lui sarebbe stato contento perché c'è un sacco di questioni da discutere, tra l'altro questioni molto delicate che riguardano i problemi da risolvere sulla questione del disarmo strategico. Lui ha detto ci sono accordi che i nostri due paesi hanno fatto quando io non ero presidente e quando Trump non era presidente, ma di queste questioni dovremmo discuterne perché modificano il quadro politico strategico. E invece non c'è stato l'incontro. Cosa c'è stato? Due fuggevoli strette di mano, naturalmente riprese da tutte le telecamere del mondo, e un incontro in corridoio, in piedi a quanto si capisce, ed è difficile quindi pensare che abbiano potuto approfondire molte questioni. Diciamo che questa cosa è avvenuta in un modo, come dire, del tutto inconsueto, perché hanno firmato una dichiarazione congiunta e su una questione di grande importanza come quella della Siria. Quindi si presume che questo documento sia stato preparato in anticipo a latere da altri e che è stato reso pubblico senza una reale discussione tra i due leader. Però il contenuto di questo documento è importante, tant'è vero che Putin lo ha riassunto dettagliatamente. Il primo punto è che la questione siriana non può avere una soluzione militare, che quindi bisogna continuare il negoziato. E questo è già qualche cosa. Secondo punto, Stati Uniti e Russia hanno riconosciuto la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale della Siria, dicendo entrambi che devono essere mantenuti, sovranità, indipendenza, integrità territoriale, che significa che l'America, per bocca di Donald Trump, non vuole la divisione della Siria in pezzi, ma una dichiarazione del genere dice anche una cosa importante che Putin ha sottolineato, che la guerra di Siria è finita, e cioè che è finita con una sconfitta dell'ISIS e una vittoria di Bashar al-Assad aiutato dai russi. La questione è quindi molto importante. La questione è tanto importante che non siamo sicuri che sarà rispettata, cioè il fatto che Donald Trump abbia firmato nel modo rocambolesco che vi ho detto una dichiarazione congiunta di questo genere che è molto importante dal punto di vista politico, perché riconosce che il Presidente degli Stati Uniti, comandante supremo, non vuole continuare la guerra di Siria. Almeno questo è chiaro.
solo che non è detto che a Washington quell'accordo lo rispetteranno. I fatti ci diranno come andranno le cose. Adesso possiamo soltanto essere contenti che questa roba è stata scritta nero su bianco e firmata dal presidente americano. Giulietto Chiesa da Mosca per pandoratv.it, non dimenticando che il sole continua a essere lì e noi giriamo attorno al sole come prima. Ciao!